Tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv. Siamo in diretta da una zona straordinaria dedicata al mais. Questo è un castello che ormai conosciamo bene. Noi ringraziamo la Fondazione Bolognini nella persona del direttore che ci dà da qualche anno la possibilità di ospitare questo incontro dedicato al mais. Direttore, allora faccia lei gli onori di casa, visto che abbiamo diversi ospiti questa sera che parleranno della filiera del mais. Sì, molto volentieri do il benvenuto a tutti i partecipanti a questa tavola rotonda, a questa iniziativa che si ripete già da diversi anni, e grazie a Sauro Angelin per sempre sottoporci le sue idee e le sue proposte, che sono in tema. Il titolo non deve ingannare questa sera, perché ripensare nuove filiere è un titolo un po' pessimista, diciamo così, vuol dire che il settore soffre, anticipo già qualche cosa, quindi mi auguro... Non è così, direttore. Mi auguro che vengano fuori veramente delle belle proposte questa sera che possano alleggerire la pesantezza di un settore che negli ultimi anni si è fatta davvero pesante, davvero eclatante. Due parole sul castello, no? Che ci ospita, perché questa occasione non mi è stata offerta, non abbiamo avuto la possibilità di soffermarci sul castello, che ha origine dal 1222, le basi di fondamenta, non voglio tirarla per le lunghe, poi è passato di mano attraverso i Visconti, i Della Scala di Verona, gli Sforza, e poi infine alla famiglia Bolognini, che è stata, diciamo, il cui capostipite Mazzagatti, proveniente da Cotignolo in provincia di Ravenna, aveva svolto degli egregi servizi a favore degli Sforza. Quindi dal 1452, grazie a una pergamena che noi custodiamo qui in originale presso la Fondazione, il Bolognini, proprio il capostipite, gode attraverso tutta diciamo, la scala genealogica della sua famiglia, gode fino adesso di questo titolo che offre al castello e a tutti i partecipanti. Noi abbiamo come compito istituzionale la formazione, l'educazione, quindi l'istruzione e la sperimentazione, oltre che naturalmente il compito principale è la conservazione del bene attraverso qualsiasi capitale che possa aiutarci nel fare queste enormi spese di manutenzione, come voi potete immaginare. Quindi grazie di tutta, noi siamo aperti a tutte le iniziative, a ospitare tutte le attività inerenti il campo agricolo, soprattutto perché il conte Bolognini era molto, cioè, grazie ai possedimenti terrieri che aveva, seguiva molto da vicino l'attività pratica agricola. Quindi grazie dell'opportunità, rinnovo il benvenuto a tutti i partecipanti e auguro una proficua serata. Dal castello vediamo i campi di mais già raccolti.
No, da qui no, bisogna salire sulla torre. Però no, se saliamo sulla torre forse li vediamo, sì. Voi avete a che fare ancora col mais? Noi abbiamo 325 ettari di proprietà e ogni anno seminiamo circa la metà di questa superficie a mais. La rotazione ci obbligherà a studiare bene dal prossimo anno, che è il 2024, l'anno zero, riguardo le rotazioni, quindi sarà un argomento che affronteremo sicuramente e quindi stiamo molto attenti a quello che faremo nel 2024, perché il mais forse verrà penalizzato da questo obbligo per chi naturalmente fa la domanda PAC. Noi naturalmente col Presidente nazionale Cesare Soldi, che invitiamo naturalmente, lui sempre sta un po' defilato, sempre, ma adesso deve iniziare da. Grazie direttore. Grazie mille a voi. Prego. Presidente, ben ritrovato. Allora è passato un anno, come è andata? È un anno difficile perché noi diciamo tutti gli anni ripetiamo le stesse cose, possiamo andare a riprendere le interviste dell'anno scorso, riproporle e infatti io stasera in qualche modo le ripropongo. La puntata dell'anno scorso. No, le ripropongo anche perché per capire dove siamo andati, cosa è successo. Ne sono successe di cose dall'anno scorso. Sì, perché la campagna non è stata proprio una passeggiata, perché arrivavamo dall'annata 2022 che è stata un po' disastrosa su tutto il territorio nazionale e poi arrivavamo da 15 mesi di siccità e questo in generale ha penalizzato quella che era almeno il morale dell'agricoltore che doveva affrontare una campagna ex novo a marzo dello scorso anno. Non è stata semplicissima anche perché si partiva con dei prezzi delle materie, diciamo dei mezzi di produzione ancora molto elevati, basti pensare al costo dei fertilizzanti che abbiamo dovuto sostenere, erano il doppio rispetto al 2021. E poi c'è stata anche tutta la prospettiva che ha già introdotto il direttore della PAC, una prospettiva piuttosto complicata e con la prospettiva di avere un dimezzamento dei pagamenti. L'annata per fortuna con le piogge un po' di primaverili ha rincuorato quelli che erano il morale dell'agricoltore perché le prospettive del raccolto con le piogge e con i bacini che si sono riempiti soprattutto qua in Lombardia, le prospettive sono migliorate. Però ci sono state le curve contro curve in questo percorso che abbiamo dovuto fare quest'anno perché in particolare abbiamo visto che a partire da marzo i prezzi del mais hanno cominciato a diminuire fino a crollare in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane. Poi probabilmente ci parlerà meglio il dottor Cagnolati. Poi l'altro tema grosso è stato che abbiamo dovuto affrontare un'estate con delle temperature anche piuttosto elevate, quindi con delle esigenze irrigue che hanno costretto noi agricoltori a fare tanti interventi in più e quindi anche tanti costi in più. Il percorso poi è diventato ancora più accidentato quando abbiamo dovuto affrontare il disastro della seconda metà di luglio con le grandinate e con i forti allettamenti del vento. Oggi siamo ancora in raccolta perché avrei visto tanti campi che sono ancora da mietere, le trebi sono ancora in campo, però se guardiamo i primi dati che abbiamo, le rese sono in linea con la media dei 5 anni precedenti, in alcuni casi anche leggermente superiore rispetto a questa. Però, e questo non cambia rispetto allo scorso anno, la disponibilità di prodotto, ahimè, è diminuita perché è diminuita la superficie. Ancora una volta nel 2010 c'è stata una diminuzione della superficie coltivata a granella del 10%. Se guardiamo il mais dell'insilato c'è una maggiore tenuta, anche perché c'è una tendenza che nel tempo, in questi ultimi anni, si sta consolidando di spostamento di superfici da granella a superfici da destinare a insilato, quindi da destinare all'alimentazione animale piuttosto che al biogas. E poi la stagione non è ancora conclusa, o meglio, a una media buona stagione agronomica si sta contrapponendo una stagione economica, intesa in termini di prezzi ma intesa anche in termini di PAC, che è veramente molto, molto seria e molto preoccupante per noi perché i prezzi oramai sono in discesa libera e in questa discesa libera ci stiamo in maniera preoccupante avvicinando a quello che è il punto di pareggio e stiamo arrivando addirittura al di sotto di quelli che sono i costi di produzione. E ovviamente questo rischia per il prossimo anno di andare ulteriormente ad aggravare un po' la situazione in termini di pianificazione che oggi noi stiamo già
mettendo in campo per il prossimo anno e che rischia di aprire le porte di nuovo al prodotto estero. Quindi oggi la situazione è questa. Si metta comodo. Dottor Cagnolati, visto che apriamo subito le danze, visto che siete in qualche modo, adesso dobbiamo capire bene come andrà a finire, ma anche il prodotto, lei in qualche modo dove lo va a reperire? La granella, dove la troviamo? Ma la granella, parlando di mais, per il nostro mercato viene principalmente dal Danubio Balcani e dall'Ucraina. Arriva anche dal Brasile sui mesi estivi. In realtà i prezzi bassi che noi abbiamo li abbiamo perché soffriamo di una grande concorrenza da queste origini. Direi ancora di più dall'Ucraina che non dal Danubio Balcani, perché il Danubio Balcani è aggressivo, però non ha una situazione, una contingenza così drammatica come in Ucraina, dove praticamente questi signori qui devono vendere a tutti i prezzi, perché magari tra un mese, chissà, se arriva un carro armato russo non avranno più la roba, per cui bisogna venderla nel momento in cui la raccolgo. Ma questa filiera italiana potrà essere premiata dal mercato? Soprattutto dalla filiera italiana, intendo. Allora, il discorso di quello che accade in Italia è un discorso che io non conosco benissimo, perché riguarda la valorizzazione che dà la grande distribuzione, la percezione che si fa capire al consumatore, dipende da tutta una serie di fattori. Invece dove conosco molto bene sono i mercati. Il nostro prodotto a livello di mercati internazionali è perdente, non ce la può fare. Non puoi andare contro delle produzioni dove l'agricoltore è grosso come una regione. Cioè gli agricoltori di altre zone produttive del mondo sono grossi come province o come regioni da noi, a seconda che sia Nord America, Sud America, eccetera, eccetera. Parliamo di cooperative da 100.000 ettari, così, do un po' la dimensione. Contro questi non ci si va, però noi abbiamo un punto di estrema arretratezza, ed è qui invece che dobbiamo lavorare, che è la non conoscenza di mercato. Noi abbiamo dei produttori, secondo me, straordinari nel fare prodotto, su questo non ho nessun dubbio, sicuramente anche bravi nel gestire quello che è il rapporto istituzionale, cioè nell'intercettare quelle che sono le sovvenzioni, le innovazioni, tutte queste cose qui. Credo altrettanto bravi nel fare filiera, nel cercare con la zootecnia piuttosto che con la grande distribuzione una remunerazione migliore per valorizzare il prodotto, ma vedo una grandissima carenza nella competenza di mercato. Cioè noi abbiamo avuto siamo partiti nel 2018 col mais a 170, 2019 200, 2020 21 300, 2022 400, poi dal 1 luglio 2022 inizia a calare, più di un anno che sta calando, adesso siamo tornati a 200. Allora, qui abbiamo avuto 200, 400, 200, voi capite che quando la roba raddoppio di mezza, le opportunità sono enormi, ma le devo saper cogliere. Se io non sono in grado di fissare i prezzi nei momenti opportuni quando ho un budget attivo, in un mercato così sono morto. È qui che bisogna lavorare. Quindi bisogna cambiare? Bisogna avere una competenza maggiore, una conoscenza maggiore dei mercati che permetta ai produttori di poter fissare i prezzi, ovviamente partendo dal loro budget di costi. Ho un budget, mi costa produrre, qui ci sono degli esperti, ne sanno più di me, dico un numero, 170, 180, 200 euro alla tonnellata. Però quando prendo 300, insomma, devo vendere. Qui siamo carenti, qui bisogna lavorare. Professor Ranieri, abbiamo iniziato bene, mi sembra oggi. Mi sembra. Abbiamo iniziato bene, nel senso che siamo entrati subito nel vivo dei problemi, è questo che vuol dire? Sì. Il tavolo ministeriale c'è ancora? Il tavolo del Ministero esiste, è stato confermato nella sua formazione, diciamo, nata già ormai 4 anni fa. In questo momento però è fermo perché indubbiamente con il cambiamento di governo c'è stato anche un cambiamento di direzione che non ha ancora permesso al Ministero di prendere una linea, diciamo, quindi il tavolo sicuro. Ancora... Il tavolo c'è, noi chiediamo e abbiamo chiesto di trovarci nel prossimo mese per incominciare a pensare a questo piano maidicolo nazionale che abbiamo sentito è necessario.
Cosa dobbiamo fare? Perché a questo punto bisogna pedalare velocemente perché, perché gli agricoltori scappano, non piantano più mais. Gli agricoltori scappano, ma facciamo attenzione che non è che abbiano poi tante vie di fuga. Sì? Ecco, perché qualcosa potrà dare qualche soddisfazione, ma i cereali vernini quest'anno non hanno dato grandi soddisfazioni. E non vado nel dettaglio perché oggi parliamo di mais. La soia può dare qualche soddisfazione? Sì, li può dare, ma non sono questo grande cambiamento di passo. Il girasole sono semplicemente dei ripieghi interessanti per chi ha dei problemi di stress idrico, quindi il mais rimane una cultura centrale. Non dico solo per la zootecnia, ma parlo anche nel contesto del sistema proprio agricolo del nord Italia. E poi c'è questa grossa opportunità che dobbiamo cercare di cogliere. L'opportunità è legata al fatto che il mais ha un livello produttivo enormemente superiore a quello delle altre colture, e questo lo sappiamo. Ma sappiamo anche un'altra cosa, che è una macchina da guerra quando parliamo di fotosintesi e sostanza organica che produce. Quindi è la base della fertilità della pianura padano-veneta, e di conseguenza lì noi dobbiamo giocare le nostre carte per far capire che questa cultura è importante anche da un punto di vista ambientale. Incominciamo a essere compresi su questa linea, ma la strada da fare è ancora lunga. Beh, le DOP e l'IGP hanno bisogno di granella italiana. Dove la troviamo? La troviamo? È sufficiente? Sì, può rispondere lei, visto che conosce la materia. Adesso è sufficiente, ma noi non possiamo pensare di continuare a erodere la superficie anno dopo anno di qualche punto percentuale. Io ripeto, dopo un anno come questo, io penso che se non avessimo i vincoli della PAC e specialmente della BCAA 7, quella che vincola la rotazione, noi potremmo avere anche l'anno prossimo una ripresa delle superfici. Però abbiamo il problema della rotazione, che già il direttore della fondazione ci ha fatto capire che potrebbe, anche per un areale super vocato per il mais, come la fondazione Morando Bolognini qui a Sant'Angelo, troverebbe essa stessa dei vincoli. Tuttavia si sta ragionando su questi vincoli dell'avvicendamento e credo che ci sono dei margini per poter essere ottimisti. Vorrei però sottolineare una cosa: è vero che la superficie in prima semina del mais è scesa in Italia, abbiamo avuto molte semine in secondo raccolto, più degli anni passati, perché abbiamo avuto delle condizioni fresche, no? Per la primavera. Quindi la superficie complessiva, considerando prima e seconda epoca, non è detto che sia scesa in modo importante. I mangimisti? Anche voi avete bisogno di granella? Beh, noi continuiamo ad avere gli stessi fabbisogni, abbiamo avuto delle produzioni record. Nel 22 noi produciamo circa 15 milioni e mezzo di tonnellate di mangime e circa 6 milioni sono di granella di mais, quindi un ingrediente chiave, continua a essere un ingrediente chiave, praticamente insostituibile. Mi fa piacere sentire, come dire, vedere il bicchiere mezzo pieno, no? Quindi le vie di fuga poi non sono così tante, quindi salvaguardare un po' quella che è la produzione nazionale, perché comunque noi dobbiamo acquistare mais fuori perché non ce n'è a sufficienza. Quest'anno il problema delle aflatossine mi sembra un po' meno, come dire, un po' più leggero di un anno fa, quindi questo è un segnale positivo. Però certo il problema dell'approvvigionamento per noi è il tema numero uno, insomma, con questo ingrediente chiave, insomma. Contratti di filiera, perché mi sembra che questi siano indispensabili per poter cercare di stare in pista, noi diciamo. Sì, noi continuiamo, ci crediamo, non è semplice ovviamente convincere, no, come dire, ad avere questa premialità, perché chiaramente questo a volte fa un po' la differenza, no? Però ci crediamo perché dobbiamo guardare un po' avanti, no? E quindi questi accordi quadro che facciamo sono, secondo me, un legante anche di una filiera che deve continuare ad autoalimentarsi, no? E non è solo per l'approvvigionamento, ma anche per
per allineamento tra i soggetti, diciamo, della filiera. Vi sentite complici, più vicino all'agricoltore, al medicoltore? Ma guardi, ci sentiamo talmente vicini che, non so se qui fosse una cosa abbastanza recente, abbiamo fondato una federazione di primo livello che chiamiamo Federprima, che si interfaccerà con il mondo agricolo, perché riteniamo che la prima trasformazione ha bisogno anche di una, come dire, di una rappresentanza datoriale più forte, e quindi stiamo andando in quella direzione. Quindi buona la seconda trasformazione, ma è la prima trasformazione oggi qui che c'è, no? Qui raccolto in questo. Donato Rossi, un settore questo che ha bisogno di assistenza, per stare sul mercato. Ma io credo che gli interventi autorevolissimi avuti fino adesso hanno abbastanza rappresentato quelle che sono le difficoltà in cui versa il settore della maicicoltura. Ma chiaramente è una filiera, possiamo e dobbiamo chiamarla tale, bisogna continuare a chiamarla filiera, che ha bisogno di aggiornarsi. Il dottor Cagnolati, con la sua solita chiarezza e puntualità, ha sottolineato questo aspetto che è incontrovertibile. Abbiamo la necessità di programmare un nuovo sistema di commercializzazione attraverso la ricerca, attraverso lo studio, attraverso la messa in essere di determinati strumenti che possono diventare attivi, i tavoli ministeriali che ben vengano, perché comunque dobbiamo essere consapevoli di questo. Il mais fa parte del sistema produttivo nazionale, quindi europeo, e fa capo per lo più a una PAC che naturalmente per i prossimi anni non sarà granché favorevole. Questo è chiaro che lo sappiamo tutti, ne siamo tutti a conoscenza, e quindi ancora di più bisogna essere, diciamo, bravi e capaci a studiare, a trovare strade e sistemi, diciamo, di commercializzazione che valorizzino meglio e diano più concretezza e certezza al mercato. Siamo anche legati da un fattore che purtroppo ci rema contro a prescindere, ed è quello climatico, dove giustamente prima si diceva che la grande difficoltà è proprio quella oggi di riuscire a rispettare i cicli, a rispettare le rotazioni, con un sistema climatico che è assolutamente contrario. Io, guardate, giro tutta l'Italia, quindi ho conoscenza un po' delle biodiversità e che ogni areale esprime, però grosso modo, mediamente, chi più chi meno, chi ha avuto alluvioni come la Romagna e che di recente ho visitato, ci sono degli aspetti legati purtroppo al settore climatico che eludono e mettono nel nulla qualsiasi buona e ottima capacità, diciamo, di commercializzazione e di valorizzazione del prodotto. Io sostengo che ogni filiera ha bisogno di un suo progetto, ha bisogno di una sua, diciamo, un suo obiettivo, ma ha bisogno essenzialmente della ricerca per potersi migliorare nel tempo. Il tempo idealmente ce l'abbiamo tutti quanti abbiamo a disposizione 24 ore al giorno. Ora abbiamo una necessità, quella di capire come guadagnare tempo nel prendere decisioni, nel fare delle scelte. Le scelte sono importanti e sono assolutamente, fanno la differenza rispetto al fatto che fino adesso le politiche commerciali non hanno non solo per nulla premiato, hanno fatto sì che i picchi di rialzo hanno portato avanti una serie di costi, di prezzi alti che poi sono rimasti anche quando il mercato è sceso. E questo Al supermercato? No, non è solo il supermercato, il costo delle materie prime, Cagnolati prima lo diceva, un quintale di concime rispetto a quanto costava 5 anni fa, i prezzi sono cambiati, e lo diceva il collega prima, e siamo quasi al doppio. Ora si perde di competitività a prescindere quando partiamo su un elemento come il concime, per non parlare del seme, per non parlare di una serie di costi legati ai carburanti, legati alle macchine agricole. Oggi una trattrice agricola è aumentata quasi del 16-20% rispetto ai listini di acquisto.
Allora come reggiamo il trend della competitività di un settore che ha bisogno sia di investimenti, ma ha bisogno indubbiamente di un nuovo studio di carattere, diciamo, commerciale per potersi realizzare al meglio sui mercati, se non abbiamo un calmiere che ci viene dato dai prezzi, dai costi, e non è che siccome il mercato è doppio rispetto all'anno scorso, il costo del carburante o piuttosto del fertilizzante raddoppia anche lui, non va bene. Quindi credo che avremo bisogno di una revisione del sistema, ma parlo del mais, potrei parlare di olivicoltura, potrei parlarvi di cerericoltura e di tutti gli altri settori che hanno gli stessi identici problemi. E problemi verso i quali non si va verso una positività, si rischia di avvitarsi. Poi faccio così un inciso bonario al caro Angelini, che è sempre molto vicino alle realtà agricole di ogni areale, di ogni biodiversità. Gli agricoltori non scappano, Angelini, gli agricoltori sono il presidio del territorio, vivono il territorio, lo difendono, non vanno via, specialmente gli agricoltori italiani. Io sono un convinto che ci possa essere un momento di luce positiva ancora per l'agricoltura, proprio per la fede che ogni agricoltore e ogni piccolo agricoltore, la grossa difficoltà è quella che noi abbiamo di essere troppo piccoli. Diceva il dottor Cagnolati, abbiamo un'agricoltura molto polverizzata che non ci dà forza, non ci dà massa critica, ma i territori sappiamo presidiarli, li sappiamo difendere, sappiamo coltivare, non sappiamo commercializzare, purtroppo è un nostro neo, è da risolvere. Gli agricoltori non scappano, Palizzari? No, non scappano effettivamente, però continuare a lavorare sotto il costo di produzione non è neanche semplice. Questo non è solo il tema del mais, ma riguarda un po' tutti i cereali e questo è un grosso problema. Qualche considerazione bisogna farla perché sì, si va avanti qualche anno, però poi vedremo, qualche soluzione la troveremo. Io arrivo dal Veneto, zona vocatissima a mais, qualche soluzione la stanno trovando, infatti ne parlava anche prima il dottor Ranieri, cominciano a rincorrere più che le produzioni i premi PAC praticamente, quindi quando che vediamo dalle nostre parti il sorgo o il girasole come colture è una via d'uscita al sistema che oggi abbiamo messo in moto in agricoltura. È un sistema perdente secondo me, perché zone vocatissime a mais, zone dove che gli appezzamenti non sono enormi, aziende 20-30 ettari che si girano a girasole, vuol dire che cominciano a non far più agricoltura, ma cominciano essenzialmente a guardare cosa lo Stato o la Comunità Europea ti dà di più e lì fanno un'analisi, minimi costi e via. Oggi, come diceva il mio precedente, far mais costa e costa molto. Da qualche anno a sta parte i costi di mezzi tecnici sono aumentati e è aumentato tutto. Avere un mercato che è stata la pandemia, è stata la guerra, invaso da un prodotto estero, perché l'Italia, come diceva bene, siamo invasi di produzione estere, facciamo fatica anche a reagire noi agricoltori, cosa possiamo fare? Perché non è solo l'invasione della merce e dei prezzi. Oggi troviamo una situazione che nessuno richiede neanche il mais nazionale, perché comunque c'ha la nave che arriva o c'ha il treno che arriva e lo garantiscono a tossine zero e quella è la merce che oggi sta girando di più, insomma. Il nostro, se lo diamo i prezzi che dicono se no tienilo là che va bene lo stesso. Sì, non è una gran situazione, insomma, ecco, per le nostre cooperative. Io rappresento un po' il mondo cooperativo, insomma, quindi non è un periodo semplice per il nostro mais, ma un po' per tutti i nostri cereali, insomma. Nel campo siamo bravi, commercialmente un po' meno. Beh, questo è vero, è una cosa che io continuo a dire da anni, perché ha ragione. Abbiamo Cagnolati che è a disposizione, no? Per la parte sì, ma lui ha ragione. Il problema è che noi non costruiremo mai grandi territori come intende lui, però l'aggregazione porterebbe a fare anche discorsi completamente diversi. Questo io lo predico da sempre all'interno della cooperazione, perché da noi si può fare
Spero di raggiungere qualche risultato. Io lo sto portando Bisogna avanti. cambiare, no? Sì, all'interno della cooperazione sì. Noi possiamo farlo. Bene, mi piace. Quindi il titolo va bene? Il titolo della trasmissione va bene? Io spero che il titolo sia giusto, perché se è così come la vediamo oggi il mais, è stata una bella serata e tutto si finisce qua, insomma, grazie. No, ma noi dobbiamo solo stimolare poi per far diversamente, perché Sì, no, ha ragione. questo è il problema, è un problema serio, mi sembra di capire. Tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv.